Ciao a tutti. Comprendere appieno che il narcisista è una nullità può essere un processo complesso che coinvolge una serie di riflessioni e di osservazioni sulla natura delle relazioni interpersonali, le dinamiche di potere e la salute emotiva. Qui di seguito analizzerò dettagliatamente tale argomento, esplorando segni e sintomi che potrebbero indicare che il soggetto di matrice narcisistica non offre nulla di significativo o di costruttivo alla tua vita. L'individuo con disturbo narcisistico di personalità ha grosse difficoltà a mantenere relazioni significative e durature a causa della sua tendenza ad essere egocentrico, manipolatore o insensibile ai bisogni degli altri. Inoltre, a causa del suo comportamento egoista, trova alquanto problematico mantenere un lavoro a lungo termine. La mancanza di empatia e l'incapacità di collaborare efficacemente con le altre persone va a compromettere la sua performance sul posto di lavoro. Il narcisista non riesce a raggiungere i suoi obiettivi accademici o professionali a causa della sua tendenza a cercare gratificazione immediata e ad evitare le responsabilità o impegni a lungo termine. Oltre a ciò, la mancanza di pianificazione e il desiderio di appagamento immediato possono portarlo a spendere denaro in maniera alquanto eccessiva, oppure a fare scelte finanziarie imprudenti, arrivando al punto di contrarre diversi debiti. Il narciso molte volte si coinvolge in comportamenti illegali o fraudolenti, nel tentativo di ottenere vantaggi personali o di manipolare gli altri. Ciò può portare a conseguenze legali gravi e a problemi giuridici. A causa del suo atteggiamento anomalo può finire per isolarsi socialmente, trovandosi senza amici o supporto emotivo, a causa della sua incapacità di sviluppare relazioni genuine. Il narcisista si ritrova con una salute mentale precaria, come conseguenza del suo costante bisogno di gratificazione esterna e della sua instabilità emotiva. Questo può manifestarsi in depressione, ansia o altri disturbi psicologici. Spesso e volentieri tende a sviluppare una certa dipendenza da sostanze come alcol o droghe, nel tentativo di sfuggire alla realtà o di soddisfare il suo bisogno di gratificazione immediata. Inoltre non è in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze dei suoi familiari a causa della sua focalizzazione su se stesso e del suo egoismo. Ciò può portare a conflitti familiari e a relazioni tossiche. Nonostante sia alla continua ricerca di ammirazione e di successo esterno, potrebbe alla fine sentirsi insoddisfatto e vuoto a causa della mancanza di realizzazione personale e di un'autentica connessione con gli altri. Compromette spesso la sua integrità morale nel tentativo di ottenere ciò che vuole, tradendo la fiducia delle persone o agendo in modo manipolatorio e disonesto. Malgrado possa cercare di proiettare un'immagine di successo e di superiorità, il narcisista in realtà vive una costante dissonanza cognitiva, dove la sua autostima estremamente elevata non è supportata dalla realtà dei suoi fallimenti e delle sue difficoltà. Ma scopriamo nel dettaglio in quali situazioni della vita il narcisista risulta essere una vera e propria nullità. Fallisce in relazioni personali e amicali a causa del suo egoismo e incapacità di stabilire legami significativi con gli altri. Non riesce a mantenere un lavoro a lungo termine a causa del suo comportamento arrogante e della sua incapacità di collaborare con i colleghi. Ha problemi finanziari a causa della sua tendenza a spendere in modo impulsivo per impressionare le persone. Non riesce a raggiungere i propri obiettivi professionali a causa della sua mancanza di empatia e capacità di lavorare in team. Fatica a gestire lo stress e le pressioni della vita quotidiana a causa della sua tendenza a evitare problemi e responsabilità. Ha difficoltà a mantenere rapporti familiari sani a causa del suo bisogno costante di attenzione e di adulazione. Non riesce a stabilire una connessione profonda con se stesso a causa della sua dipendenza dal giudizio esterno.
Non riesce a gestire la critica in modo costruttivo a causa della sua fragilità e vulnerabilità nascoste dietro un'apparente sicurezza. Fallisce nel coltivare una vita spirituale significativa a causa della sua ricerca costante di gratificazione esterna. Si sente costantemente insoddisfatto, vuoto e annoiato da tutto ciò che lo circonda. Fallisce nell'educazione dei figli poiché non riesce a mettere le esigenze dei bambini al di sopra delle proprie. Non può comprendere veramente se stesso poiché il suo ego gonfiato gli impedisce di accettare i suoi difetti e di lavorare su di essi. Con il trascorrere del tempo le sue bugie e le sue manipolazioni verranno alla luce e di conseguenza a ciò avrà sempre più difficoltà nell'approcciarsi agli altri. Non può crescere emotivamente poiché il suo egoismo lo rende incapace di evolvere nel tempo. Non è in grado di comprendere e di rispettare i confini altrui poiché non riesce a vedere al di là delle proprie esigenze. Non ha la facoltà di risolvere i problemi quotidiani. Non è in grado di badare a se stesso. Incolpa sempre gli altri pur di non prendersi le responsabilità delle sue azioni. Non è in grado di relazionarsi in maniera autentica con nessuno. Mente su tutto e su tutti, infatti viene considerato un bugiardo patologico. Inganna le persone senza un minimo di ritegno. Gode quando nota qualcuno che soffre e questo si chiama sadismo. Non rispetta le persone. Tuttavia, nel momento in cui metti insieme tutti i pezzi del puzzle e ascolti attentamente quei campanellini di allarme che non hanno mai smesso di suonare dentro di te, inizi ad acquisire la consapevolezza che dinanzi a te c'è soltanto un bambino viziato, capriccioso, impaurito, fragile e crudele, rimasto bloccato nella sua infanzia. Un bambino totalmente incapace di empatizzare, di provare sentimenti o emozioni che non siano la classica triade della rabbia, della vergogna e della noia. La sola cosa che ha imparato a fare nel corso della sua vita è indossare una maschera e recitare all'infinito sempre lo stesso identico schema, sino alla fine dei suoi giorni. Ma solo quando riuscirai ad allontanarti da tale soggetto potrai intravedere la sua anima vuota e nera e ti renderai conto che in realtà quell'anima è già morta. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.